Cristiano Luzzago ci racconta la storia di un'icona del marchio del Biscione, l'Alfa Romeo Giulietta Spider passo corto. Amici appassionati di automobili da collezione, oggi parliamo di una delle più iconiche vetture sportive italiane ed è la Giulietta Spider. Come sappiamo, la Giulietta nacque negli anni 50 per merito di Giuseppe Luraghi, che con la produzione di questo nuovo modello, che sarebbe andato a soddisfare tutte le utenze delle famiglie per quanto riguarda la berlina e degli sportivi per quanto riguarda la coupé, diede una vera svolta al futuro automobilistico e industriale dell'Alfa Romeo, che prima era una marca riservata a pochi eletti con vetture quasi prodotte su misura. Ebbene, se il merito di Luraghi fu quello di creare la berlina e la sprint, cioè la coupé, dobbiamo dare il merito della nascita della Giulietta Spider a Max Hoffmann, figlio di piccoli imprenditori ebrei austriaci, il quale durante il periodo bellico fu costretto a emigrare negli Stati Uniti e dopo varie vicissitudini lavorative si avviò in un'impresa automobilistica che aveva la caratteristica di essere l'importatrice dei maggiori marchi europei sul mercato americano. Max Hoffmann diventò molto famoso, anzi fu talmente potente da essere in grado di imporre quasi, se non suggerire, alle case automobilistiche la produzione di determinati modelli. E questo avvenne, per fare un altro esempio, con la Porsche, per la quale avviò la produzione della Porsche Speedster. E così anche per quanto riguarda l'Alfa Romeo fu proprio il suggerimento diretto di Max Hoffmann che richiese questo modello per il mercato americano con una richiesta di una produzione di circa 600 automobili, con la quale sia l'Alfa Romeo che la Pininfarina avviarono un importante processo industriale. La Pininfarina, proprio per la produzione di questo modello, addirittura costruì il nuovo impianto di Grugliasco. E questo modello, oltre a essere sicuramente un'icona degli anni 50 e 60 per il patrimonio motoristico italiano, fu anche veramente il motivo per il quale queste due marche, quindi Alfa Romeo e Pininfarina, aumentarono esponenzialmente la loro produzione e le proprie vendite. Questo modello fu prodotto da Pininfarina, ma all'origine della nascita ci furono anche dei prototipi. Infatti l'Alfa Romeo diede l'incarico anche alla Bertone di fare dei prototipi di questa vettura. Poi la scelta di Hoffmann andò su questo modello che ricalcava a grandi linee le forme dell'Aurelia B24, che era già un classico molto apprezzato negli Stati Uniti e che comunque aveva una linea meno avveniristica ma comunque più sobria e con un family feeling più vicino alle altre Alfa Romeo in produzione, quindi non c'era rispetto ai modelli di Bertone quella grande differenziazione nello stile della vettura rispetto alla produzione della casa automobilistica. Ma vediamo i particolari di questo modello, che è proprio una prima serie, cioè quindi uno dei primi modelli entrati in produzione dopo i modelli di prototipo. La prima serie differisce dai modelli successivi innanzitutto per il passo corto, che solo nella seconda serie verrà allungato per uniformare il pianale a quello delle sprint e delle sprint speciale. Il passo corto infatti lo notiamo con grande facilità perché, a differenza del passo lungo, sulla portiera non è installato il voletto di cristallo, che sarebbe un piccolo triangolo di vetro che consente di non ingrandire troppo il cristallo scendente e gli dà anche una maggiore stabilità. Poi, per quanto riguarda le fanalerie, notiamo che i fanali posteriori, conformi a quelle che erano le normative automobilistiche pre-59, sono piccoli, differentemente dai modelli successivi ai quali verrà applicato al di sotto un catarifrangente, e successivamente ancora con la terza serie verrà proprio cambiato tutto il gruppo ottico che andrà a colmare interamente la pinna, mentre in questo modello
colma solo la parte superiore. Per quanto riguarda l'interno della vettura, la cosa che si nota maggiormente sulle prime serie sono i sedili con i cadenini colorati nel colore della carrozzeria e l'assenza di cannelloni, infatti sono assolutamente piatti, molto sportivi, molto essenziali. Viceversa, nei modelli successivi verranno introdotti dei cannelloni che arricchiranno un po' l'interno. Anche sul cruscotto la strumentazione è di tipo diverso rispetto ai modelli successivi. Personalmente la trovo anche molto più gradevole, con una grafica molto più raffinata e con dei colori diversi che ne accentuano la profondità. Altro particolare che notiamo è il cassettino porta oggetti, che nella prima serie non ha lo sportello con chiave, che sarà applicato invece nelle serie successive, proprio perché, non avendo nessuna tasca porta documenti sulle portiere, era l'unico posto dove poter mettere con sicurezza i documenti di circolazione della vettura. Quello che fece la fortuna della Giulietta Spider e la rende ancora oggi uno dei modelli più appetibili dai collezionisti non fu solo la bellezza dell'auto e la capacità di Max Hoffman di spingerla sul mercato americano, che ne assorbì la maggior parte della produzione, ma furono anche le caratteristiche tecniche e qualitative che la resero veramente un'automobile molto confortevole e molto fruibile. Infatti, alcune delle caratteristiche principali sono la scocca portante, che a differenza di molte macchine che all'epoca erano in voga, particolarmente le inglesi, che montavano ancora una carrozzeria installata sul telaio, questa ha una carrozzeria che, essendo unica, non ha vibrazioni, è molto compatta, è molto solida e quindi è molto confortevole come utilizzo. Anche il retrotreno, differentemente dalla maggior parte delle vetture costruite all'epoca, non è dotato di balestre, ma ha un assale rigido ancorato alla carrozzeria, dotato di molloni ed ammortizzatori che praticamente ne rendono l'utilizzo, il comfort e le prestazioni superiori a quelle di tante vetture dell'epoca. Un'altra cosa che la rendeva particolarmente fruibile era il comfort degli interni. Infatti, rispetto alla maggior parte delle vetture sportive decappottabili dell'epoca, aveva un abitacolo molto largo, molto abitabile, e soprattutto aveva i sedili che potevano scorrere molto e davano una possibilità di guida e di comfort anche a persone alte anche 2 metri. Quindi gli americani su una macchina di questo tipo erano sicuramente molto più comodi che non su una vettura inglese. Per quanto riguarda la parte motoristica, ovviamente il biabero Alfa Romeo era un motore eccellente, come l'è stato per decenni, che offriva delle grandi prestazioni, e con la 1300 normale con carburatore Solex dava 65 cavalli per una velocità massima di 160 km/h, mentre nella versione veloce, che era un po' più costosa, però montava doppi carburatori Weber e aveva 80 cavalli, la velocità addirittura poteva raggiungere i 180 km/h. Quindi una vettura con prestazioni di tutto rispetto. Nelle prime serie il cambio era al volante e poi successivamente fu spostato a cloche, però con una leva lunga, e in questo caso nelle prime serie avevano ancora i sincronizzatori della Borg & Warner, mentre successivamente fu introdotto un cambio con i sincronizzatori Porsche. Legate al comfort della vettura, questo modello aveva anche un bagagliaio molto ampio, poiché la ruota di scorta, invece di ingombrarlo, era situata dietro i sedili, nascosta al di sotto della capote. Veniva dato in dotazione su richiesta anche l'hard top, che consentiva, volendo smontare il telaio della capote, un ulteriore spazio per i bagagli posteriori.